Ci sono delle scoperte che possono rivoluzionare totalmente il nostro modo di concepire il passato e la storia dei popoli che lo hanno vissuto. Così è successo per Göbekli Tepe in Turchia, ma altrettanto potrebbe essere per un'altra scoperta fatta non molti decenni fa. Nel 1947 un beduino della tribù Ta'amira pascolava il suo gregge intorno alla zona di Qumran, situata sulla sponda occidentale del Mar Morto, alla ricerca di una capra smarrita dal suo gregge. Poiché non riusciva a trovarla, pensò che potesse essere entrata in una delle grotte che si trovavano nella zona. Incamminatosi sul sentiero, iniziò a lanciare dei sassi nelle fenditure che vedeva, sperando che avrebbe trovato l'animale e quindi lo avrebbe fatto uscire. Invece del rumore di un animale spaventato, da una delle grotte sentì però un rumore sordo, come di una ceramica rotta. Incuriosito dall'evento, si arrampicò verso il luogo da cui proveniva il suono, scoprendo meravigliato che nella grotta si trovavano ben 45 vasi di argilla accuratamente disposti contro il muro. La delusione di Muhammad al-Dib, questo era il suo nome, deve essere stata grande quando rimosse dai contenitori solo alcuni rotoli di pelle incollati e scuriti. Più tardi, nel campo beduino, insieme ai suoi compagni li esaminarono attentamente, ma non riuscirono a capire nulla della loro scrittura. Passarono alcuni mesi e i beduini riuscirono a vendere il loro ritrovamento per $250 all'arcivescovo della chiesa siro-ortodossa Athanasius dei cristiani monofisiti. Anche i suoi tentativi di leggere i rotoli non ebbero successo. Dopo un anno, durante un incontro con il dottor John Trevor, venne compresa la vera natura di quelle pergamene, così come il vero valore di questa scoperta. Il governo israeliano comprò i manoscritti per $1 milione. È così che avvenne una delle più grandi scoperte archeologiche del XX secolo, gli ormai ben noti manoscritti di Khirbet Qumran, noti anche come i rotoli del Mar Morto. Nel corso di diversi anni gli archeologi hanno scoperto ben 11 grotte in cui hanno trovato oltre 900 documenti manoscritti. I testi ritrovati a Qumran sono per lo più scritti su pelle e appartenuti alla comunità degli Esseni. Ce ne sono anche alcuni su pergamena, ma un rotolo è completamente diverso dal resto. Nel 1952, in fondo alla grotta numero 3, fu scoperto un rotolo fatto interamente di rame. Il rotolo è composto oggi da 2 pezzi di rame separati, ma alle origini aveva una lunghezza complessiva di 240 cm. Per essere precisi, era rame mescolato con circa l'1% di stagno. Il rotolo di rame, denominato 3Q15, non rientra in nessuna delle altre categorie di pergamene rinvenute. Non conteneva alcun testo biblico, era scritto in una lingua che non si trova in nessuno degli altri rotoli e la sua lettura dà sfogo all'immaginazione di migliaia di cercatori di avventure e di tesori perduti in tutto il mondo. La pergamena, per precisione, fu scoperta da un archeologo il 14 marzo del 1952 sul retro della grotta 3 a Qumran. Fu l'ultimo dei 15 rotoli scoperti nella grotta e quindi venne appunto chiamato 3Q15. Il metallo corroso non poteva essere srotolato con i mezzi convenzionali e quindi il governo giordano lo inviò al College of Technology dell'Università di Manchester in Inghilterra affinché fosse tagliato in sezioni. La pergamena di rame 3Q15 risulta essere una mappa che elenca il più grande tesoro nascosto al mondo. Contiene un elenco di 63 luoghi dove sarebbero stati nascosti incredibili tesori d'oro e d'argento, ma non solo. Per le specificità delle unità di misura bibliche è difficile determinare il peso esatto del tesoro, ma si tratterebbe probabilmente di tonnellate di metalli preziosi, in termini monetari pari ad almeno $3 miliardi, se non di più, e in termini storici con un valore inestimabile.
Ma da dove veniva questo tesoro? Si trattava della mitica eredità di Re Salomone? Secondo molti studiosi che si sono dedicati alla sua analisi, si tratterebbe di un inventario degli oggetti nascosti del Tempio di Gerusalemme prima della sua definitiva distruzione. Secondo Stephen Pfann dell'Università di Tel Aviv, il rotolo di rame era opera degli Esseni. Questa ipotesi si inserisce perfettamente nel contesto storico dell'inizio del I secolo d.C., nella Terra Santa ovviamente. La mappa inscritta nel rotolo di rame sarebbe stata composta poco prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Al suo interno si possono facilmente trovare alcuni dei luoghi in cui furono nascosti questi tesori: Gerico, la valle di Acor vicino Gerico, il monte Garizim, la grotta vicino alla fontana della casa di Akkoz, il sito del secondo tempio di Gerusalemme e molti altri ancora. Tuttavia, ci sono anche dei luoghi codificati, difficili da localizzare, come il cosiddetto Canale di Salomone, dove sarebbe stata nascosta una grande quantità di monete di argento. Il Milham, dove sarebbero state nascoste addirittura le vesti del sommo sacerdote, possibilmente con le pietre Urim e Tummim e tutti gli altri paramenti sacri descritti nella Bibbia, così come ci viene detto in Esodo capitolo 28, versetti da 2 a 43. In un luogo chiamato Mattia, invece, sarebbero stati nascosti oltre 600 vasi sacri colmi di oro e d'argento, sempre provenienti dal Tempio di Salomone. Le istruzioni nel rotolo di rame hanno una sorprendente somiglianza con le trame dei film di Indiana Jones o di Lara Croft. Si parla di grotte, tombe, acquedotti, bacini artificiali, cunicoli che hanno lo scopo di fungere da punti di riferimento, seguiti anche da indicazioni per il numero di passi da compiere in una certa direzione per trovare il tesoro nascosto. I luoghi sono descritti con riferimenti specifici che però solo una persona dell'epoca avrebbe potuto comprendere con precisione. La stessa lingua in cui è stato scritto il rotolo di rame è un grande mistero. Alcuni passaggi sono scritti in ebraico, simile a quello della Mishnah, uno dei testi fondamentali dell'ebraismo, che a sua volta era però in uso 800 anni prima dell'età del rotolo stesso. Le cose sono rese ancora più confuse dalla presenza di lettere greche nel testo, disposte con un certo ordine logico però. Le ultime righe della pergamena aggiungono ulteriori emozioni e confusione al tutto. Poiché il rotolo fornisce misure e indicazioni geografiche riguardo ai luoghi dove sarebbero stati nascosti i tesori, apparentemente non mancherebbe nulla per trovarli. La faccenda ovviamente non è però così semplice, come sempre nel caso di fonti molto antiche. Il testo presenta grandi difficoltà di interpretazione, è stato inciso con martello e scalpello che rendevano l'operazione di scrittura molto più difficile e causavano inevitabilmente degli errori. Questo contiene poi parole ebraiche scarsamente conosciute proprio a causa del tipo di ebraico antico usato. Il documento inoltre segue metodi di codifica che oggi non sappiamo interpretare bene. 7 località, ad esempio, sono seguite da gruppi di 2 o 3 lettere greche alle quali non si è in grado di attribuire alcun significato. Potrebbe essere quindi un metodo di classificazione o anche di criptaggio di cui oggi si è perso il senso. Il rotolo contiene anche degli errori. L'incisore si sbaglia più volte e incide lettere definite difettose nella forma vicino a quelle che sarebbero dovute apparire nella parola. Se proviamo a leggere alcune di queste descrizioni non possiamo non rimanere perplessi. Eccone una. Nella rovina di Orebba, che è nella valle di Acor, sotto i gradini rivolti a oriente, circa a 40 cubiti di profondità, giace una cassa d'argento con un peso di 17 karsh. Nella tomba della terza sezione di pietre ci sono 100 lingotti d'oro, 900 karsh sono nascosti nel sedimento verso l'apertura superiore, in fondo alla grande cisterna nel cortile del peristilio. Queste indicazioni sembrano a prima vista abbastanza precise. Compare un luogo, la rovina di Orebà,
nella valle di Acor, dei punti specifici nella struttura, metalli preziosi indicati con una unità di misura locale. Purtroppo la prima informazione, la più importante, cioè il luogo, però oggi non è più facilmente identificabile e questo impedisce ancora oggi di riuscire a scoprire con precisione la sua collocazione. Si parla però anche di un tesoro ancora più grande, sepolto in un pozzo asciutto a Kolit, ma purtroppo non è possibile capire dove si trovi questo luogo. L'idea che gli studiosi si sono fatti è che il rotolo di rame sia tronco, cioè che da qualche altra parte, forse proprio a Kolit, sia nascosto un secondo rotolo che costituisca un supplemento e una chiave per trovare gli oggetti descritti nel primo. Joel Rosenberg crede che la seconda pergamena possa ancora essere trovata. Secondo lui potrebbe anche portare alla scoperta dell'Arca dell'Alleanza, scomparsa senza lasciare traccia nel 587 a.C., quando il re babilonese Nabucodonosor conquistò Gerusalemme e che, secondo molti studiosi, sarebbe stata nascosta sotto il Tempio di Gerusalemme o sul Monte Nebo, non considerando ovviamente le ipotesi che la vorrebbero in Etiopia, su cui ritorneremo. È interessante notare che l'Arca dell'Alleanza non è presente nell'elenco degli oggetti che il re babilonese portò via da Gerusalemme. Rosenberg si riferisce ad antichi testi ebraici che indicano la circostanza che i tesori del primo tempio di Gerusalemme e l'Arca dell'Alleanza furono nascosti dai sacerdoti prima dell'invasione babilonese. Secondo Stephen Fann, invece, crede che gran parte del tesoro sia già stata trovata e portata via dai Romani. Avrebbero costretto a rivelare loro il segreto del rotolo di rame e come prova di questo suo punto Fann cita l'esistenza di una lettera in cui l'imperatore Tito afferma che il Colosseo a Roma fu costruito con le spoglie della Giudea, così recita la lettera. Un riferimento che però riteniamo vago e che non circostanzia l'origine certa di questo bottino, se non la sua provenienza territoriale. Se qualche parte del tesoro esiste ancora, saranno piccoli pezzi lasciati non scoperti dai Romani, aggiunse Fann. Anche il professor Robert Eisman, nel suo libro Giacomo il fratello di Gesù, sostenne che la pergamena di rame sia un'autentica mappa del tesoro creata dalla comunità degli Esseni e colloca la sua paternità intorno al tempo della prima rivolta. Eisman sostiene anche che una copia della pergamena potrebbe essere stata scoperta dai cavalieri templari durante la prima crociata e che l'avrebbero quindi utilizzata per recuperare il tesoro e quindi per finanziare il loro ordine. Queste affermazioni non sono prese sul serio dalla maggior parte degli studiosi, anche se personalmente ritengo possibile che almeno una parte di questo bottino possa essere stato trovato realmente dall'ordine templare. Come ricordava Umberto Eco ne Il pendolo di Foucault, i templari c'entrano sempre. È plausibile che i Romani abbiano scoperto il tesoro? Forse quando il tempio di Erode fu distrutto, i Romani andarono alla ricerca di qualsiasi tesoro e ricchezza che il tempio potesse avere in suo possesso. I Romani avrebbero potuto facilmente acquisire alcuni o tutti i tesori elencati nella pergamena di rame, interrogando e torturando i prigionieri, una pratica del tutto normale a quell'epoca. Anche secondo Giuseppe Flavio, i Romani avevano una politica che potremmo definire attiva riguardo proprio al recupero di tesori nascosti. A Gerusalemme, il 9 agosto del 70 d.C., dopo un lungo e sanguinoso assedio, la città capitola di fronte alla potenza di Roma. I soldati di Tito entrano nella città e incendiano il Tempio di Salomone, distruggendo in poche ore tutte le bellezze che da secoli erano conservate all'interno di quei luoghi sacri. Mentre le insegne della Legio Decima Fretensis vengono innalzate sulla porta orientale della città, tutto ciò che può essere saccheggiato è in balia della furia devastatrice degli invasori romani.
Parte del bottino trafogato realmente fu raffigurato ed è visibile ancora oggi sui bassorilievi dell'Arco di Tito a Roma, in cui spicca anche la menorrà, cioè il candelabro a 7 braccia che veniva acceso all'interno del tempio attraverso la combustione di olio consacrato. La menorrà era fatta interamente d'oro, in una monofusione. Era un candelabro preziosissimo sia dal punto di vista sacrale che da quello puramente materiale. Ma non era l'unico manufatto ad essere contenuto nel tempio. E qui cominciano le domande. Che fine ha fatto il tesoro? Fu trafugato interamente dai Romani, oppure i sacerdoti ebrei riuscirono a mettere in salvo la maggior parte di questo? E in tal caso dove potrebbero averlo nascosto? Fu mai recuperato o si trova ancora in attesa di essere ritrovato? Un'altra teoria è che dopo che l'esercito romano lasciò Gerusalemme, gli ebrei avrebbero usato la pergamena di rame, il rotolo di rame, per recuperare gli oggetti elencati al suo interno e avrebbero utilizzato i soldi originati dalla loro vendita per ricostruire la città santa. Personalmente questa ipotesi però non mi convince affatto. Dovrebbe esistere almeno un accenno storico o un riferimento a questo fatto, ma sarebbe altrettanto sacrilego pensare che gli oggetti più sacri di questa religione, nonché patrimonio del Tempio ormai distrutto, fossero stati venduti. Il fatto che il tesoro sfugga ai suoi cercatori ha fatto fiorire numerose ipotesi. La prima è che il testo non sia stato correttamente tradotto, magari chi ci ha lavorato ha frainteso le informazioni che sono contenute al suo interno, peraltro notevolmente difficili da leggere e contenenti, come detto, errori inseriti più o meno volontariamente. Un'altra ipotesi è che la traduzione sia corretta, ma che il rotolo contenga informazioni inventate. Si potrebbe trattare di una colossale bufala, quindi, in cui l'autore si sarebbe divertito ad elencare oltre 60 inesistenti bottini, creando un'opera di fantasia per i posteri. Secondo i sostenitori di questa teoria, come il biblista e prete cattolico Joseph Milik, il rotolo di rame non sarebbe altro che un testo che riporterebbe miti e leggende popolari, non diversamente da alcune storie di epoca moderna sui tesori dei pirati mai ritrovati. Però nulla fa sospettare a priori che il rotolo contenga informazioni inventate e in più il testo è stato inciso sul rame, un metallo che all'epoca era costoso, come se contenesse informazioni importanti e soprattutto da conservare il più a lungo possibile e da tramandare ai posteri. Difficile credere che possa essere stato sprecato del metallo così prezioso in un lungo lavoro di incisioni per parlare solo di tesori inesistenti. Vorrei aggiungere e segnalare poi un testo cabalistico del XVII secolo intitolato Emek Ha-Melech, ossia la Valle dei Re, in cui viene citato un rotolo di rame su cui dei sapienti ebrei avrebbero indicato, guarda caso, la collocazione dell'oro e dell'argento di Israele. Direi un parallelismo davvero interessante se pensiamo come il rotolo sia stato scoperto solo diversi secoli dopo. Anche se il testo non prova l'autenticità del rotolo di rame, dimostra però che esisteva un racconto e soprattutto una tradizione di una mappa del tesoro incisa sul rame per ritrovare quelli che erano gli oggetti più sacri e i tesori del Tempio di Salomone. Tante ipotesi, ma ovviamente pochissime certezze, e forse questo ci può far ben pensare che una parte di questo tesoro sia ancora sepolto in qualche luogo della Terra Santa e attenda solo di essere riscoperto. Lo spero sinceramente, sia come studioso che come amante della storia.